Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers, and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes it works. Thank you for listening. Okay, hello everybody. Welcome to the next episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. I'm here, of course, with Professor Attilio Scienza. Let's not forget to say hello to Monty. And by the way, Monty got really angry last time we called him. We improvised. He said, "Please do not do that to me ever again." Okay, Monty, just, you never know. Life is beautiful like that, just don't be so English about that. Okay, so today we have a question from Andrea Agnelli. Let's listen to his voice recording. Hello, this is Andrea Agnelli. My question to Professor Scienza is the following. Since I'm from Perugia, I would like to know why Gamay Perugino, or Gamay del Trasimeno, it is called Gamay, even though it belongs to the Grenache family. Is it to make things even more complicated in the already complicated Italian wine world? Thank you, Professor. Bye bye. Devo tradurtelo? No, ma è sicuro? Posso farlo? No, ma io... Mi chiamo Andrea Agnelli. Questo l'ho capito anch'io. Ok. Allora, io sono perugino. Allora, perché Gamay Perugino o Gamay del Trasimeno si chiama Gamay? Anche se fa parte della famiglia di Grenache famiglia. Vedi, tocca tradurre un italiano che parli... È una bella storia, okay, dalla quale io ho non anche... apprezzo non hai senso di umorismo. No. Ok, vai, lo stesso. Vai. In questo periodo io ci provo, ma hai capito? Ok, vai pure. No, voglio dire che la storia del Gamay Perugino è una storia che ho vissuto personalmente, perché tutto nasce da un errore che venne fatto in Val d'Aosta quando il padre Baudin, che era il priore del... Chi? Padre Baudin, che era il priore Baudin era il priore della scuola di agricoltura di Aosta, perché è una scuola legata agli ordini monastici che controllano il San Bernardo e il San Bernardino, e vuole piantare del gamay nel vigneto della scuola. Il clima si prestava, siamo negli anni 70, primi anni 70, quindi il gamay è un vitigno precoce, un vitigno direi che dà dei vini fruttati molto particolari, per cui era un tentativo, una prova molto vantaggiosa per la viticoltura valdostana. E gli arriva questo materiale, lui l'aveva ordinato da un vivaio e naturalmente lui non conosceva il gamay. Questo vitigno che è stato piantato si è sviluppato, ha fatto dell'uva e naturalmente lui era molto così meravigliato per le prestazioni di questo vitigno, che gli sembravano un po' diverse rispetto a quelle che lui conosceva del gamay che veniva prodotto nel Beaujolais. E naturalmente il vino, per fortuna, scelsero un bel posto. Il vino che nasceva da questo vigneto era molto alcolico, molto profumato, non aveva molto colore, ma era veramente interessante. Quel vitigno, che loro avevano confuso per un gamay, era in effetti un Grenache.
ma nessuno si era accorto di questa differenza. Naturalmente questa scuola, questa cantina era frequentata da molte persone che venivano in Val d'Aosta a assaggiare questi vini, e questo vino che si chiama Sang de Salas, sangue dei Salassi. Salassi era una vecchia popolazione che abitava la Val d'Aosta, che aveva fortemente contrastato l'espansionismo romano poco prima di Annibale, e naturalmente questo vin de Salas, molto alcolico, molto particolare, attirò l'attenzione di un viticoltore del lago Transimeno, il quale chiese questo materiale, questo legno di queste barbatelle, di questi viti, per fare un vigneto anche da lui. E naturalmente piantò queste viti e naturalmente le chiamò Gamay, perché questo era il nome che padre Vaudin gli aveva dato. E naturalmente il vino che nasceva era un vino diverso dal Gamay. Naturalmente la cosa poi incuriosì un po' la ricerca. Io venni anche coinvolto in questa ricerca per capire che vitigno era, e venne fuori che questo vitigno, con le tecniche poi di analisi più moderne, era il Grenache. Quindi Grenache nasce, diciamo così, il nome nasce dal Gamay Transimeno, ma in effetti è il Grenache, un po' come il Tokai vicentino. Anche il Tokai vicentino è un Grenache, così l'Alicante coltivato in Maremma è un Grenache. Quindi il Grenache è un vitigno che si è diffuso in molti luoghi e si è diffuso con dei nomi molto diversi. Questo del Gamay perugino è davvero una bella storia anche da raccontare, ma è una storia esemplare di come in effetti noi abbiamo nel mondo molti vitigni che sono in effetti chiamati con dei nomi sbagliati, sono delle omonimie, si dice, nel senso che ci sono vitigni diversi chiamati con uno stesso nome, e ci sono vitigni uguali chiamati con nomi diversi. Questo dell'omonimia è un fenomeno molto interessante, molto particolare, che nel caso del Grenache è davvero singolare, esemplare, perché abbiamo tanti Grenache coltivati in Europa, in Italia anche, ma non solo, in Spagna, con nomi completamente diversi. Quindi è lo stesso vitigno chiamato con nomi molto diversi. Tutto qui? Io vado avanti ore e ore se vuoi. No. Lasciamo stare ore. This is a short session, so that's it. We're giving you guys a break for today. Let me take off my mask. And thank you so much for following us and supporting us. It's a crazy idea that I had with Monty 3 years ago. And we miss Julia. We love Jacob, but we miss Julia because she was so quirky, and I know she's getting her PhD now, and she's doing some fantastic research. But we still get to, that lady who says chin chin with Italian wine people. So she actually came to me. I just want to tell you that she came to me about 3 years ago, and she applied for a position to become event manager, basically. And I looked at her CV. She was incredibly qualified, a super geeky, smart lady, but she had nothing to do with event management. And then there was a sliver of descriptions about her experience with radio broadcasting. So I said, oh my gosh, let's do this. And then Monty came along, and I was like, how do you think? He's like, my dad used to do this. Obviously not a podcast, but a radio show. And he said this was his dream thing to do. So we kind of put it all together, and who knew it would have become, the product that it is today. I know some people, had questioned how come we have diversified so much our portfolio of Italian wine podcasts. They really loved it when we were just interviewing basically Italian wine producers.
And the reason being is because we do want to embrace a wider audience. And also I realize that a lot of you don't know that we also do other things, like books, for example. And, the book business is very, very difficult. People don't read anymore because everything is free on the net. But it was another way to introduce also the book readings. And that actually has been quite successful. So, sometimes Attilio's writing is very dense. So we cut that up for you in different pieces, a little bit more digestible form. And I think it kind of is a win-win in the end. And also, most importantly, I really want you to get to know Attilio. And this is the reason why we've created Everybody Needs a Bit of Scienza, because it is, with him that we are forging ahead of the Vinitaly International Academy. And I hope you get to meet him in person. He is the most generous soul in I think Italian wine world in terms of sharing his wealth of knowledge. So thank you again for following us. Please, continue to listen and make any comments, suggestions, send us your suggestions and any questions you may have on Italian Wine Podcast. Continue to listen to us on SoundCloud, on Spotify, or wherever the podcast on your iPhone or on your Google. And of course, social media. That's Ita Wine Podcast. And we have, as you know, I have a soft heart for Mama Jumbo Shrimp. Okay, on TikTok. So see you next time. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through ItalianWinePodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.